Puoi fare vedere un video in cui pulisci l'Air Max Plus 3? Se stai guardando questo video probabilmente è quello che sto per fare. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono King e vi do il mio benvenuto sul mio canale King's Arts, il canale dove le sneakers vengono ripulite nel migliore dei modi, vengono restaurate nel migliore dei modi e le custom sono in fase di nascita. E in questo nuovo video vi porto il miglior modo per ripulire l'Air Max Plus 3. Devo ringraziare un mio carissimo amico che per me è come un fratellino, che me l'ha portate, me l'ha affidate e soprattutto spero di non deluderlo. Quindi adesso non ci perdiamo in chiacchiere e cominciamo subito con la pulizia. Come in ogni mio video, se mi guardate da tanto e mi avete conosciuto fin dagli inizi da quando ho cominciato con un paio di Air Force, sapete che metto sempre una scarpa da parte, ma in questo caso le tengo tutte e due. Le suole le ho già dovute togliere perché, come vedete, sono belle che andate, ma ancora qualche chilometro possono ancora farlo. Poi dovrò dire al mio amico e cliente di cambiarle assolutamente il più presto possibile. Le fasi che ci saranno in questo video, in questa pulizia di queste Air Max Plus, sono togliere i lacci, mettere il tenniscarpa, pulire con la prima fase e soprattutto con la seconda, che è la più tosta e la più lunga da fare. Poi rimettiamo i lacci, rimettiamo le suole, chiamiamole ancora suole, rimettiamo i lacci e la scarpa sarà pronta. Adesso basta chiacchiere e cominciamo subito con le procedure, le fasi o quel che volete. Go! Dopo aver tolto lacci e messo i tenniscarpa, vi spiego come pulirle nel migliore dei modi con la schiuma detergente by Wilbur, che vi consiglio assolutamente di prendere il più presto possibile, di affrettarvi, perché io mi sono trovato benissimo, mi ci sto trovando ancora bene. Ogni volta che la apro e la uso mi ci trovo da Dio, perché è rapidissimo, è comodo, alla portata di tutti e soprattutto è leggerissimo e te lo puoi portare dove vuoi, pure nella borsa se fai viaggi o se te lo porti a scuola, se c'è il compagno infame che ti presta le scarpe nuove o se te le sporchi una giornata di fango. Questo è perfetto per te. Allora, torniamo a noi. Per pulire le scarpe con questa schiuma detergente seguite questo montaggio fatto con altre scarpe, ma comunque il procedimento è quello. Si passa lo spray lungo la scarpa, si passa una spazzola a setole morbide tutto lungo la scarpa, si passa molto bene con movimenti lenti e circolari, ma soprattutto con una mano un po' pesante ma non troppo, se no rischi di rovinare la scarpa, ma affinché faccia una buona schiuma. E se avete apprezzato questo montaggio, direi che la scarpa può andare anche in lavatrice. Per un perfetto lavaggio in lavatrice, mettere la sacca con le scarpe all'interno, un perfetto detergente per poter lavare nel migliore dei modi, soprattutto per lasciare un buon profumo, poi chiudere senza spaccarlo, mettere, nel mio caso è 46 minuti, però vi raccomando sempre un ciclo corto e acqua fredda, e poi far partire.
Molto bene, le scarpe sono pulite, asciutte, profumate, abbastanza direi. Adesso passiamo a rimettere i lacci, diamo una ripulita nelle parti, questa qui, e nella suola con acetone, così diamo una ultima pulita e lucidatura, e poi rimettiamo i lacci, la scarpa sarà finita. Ora rimettiamo un attimo i tendi scarpa e poi rimettiamo i lacci. Proseguiamo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine della migliore soluzione per pulire l'Air Max TN3 Plus 3. Devo ringraziare con tutto il cuore Mirko, il proprietario, che si è affidato a me per pulirle, e devo dire che mi sono divertito come in ogni mio lavoro. Per poter rispiegare cosa abbiamo fatto, ecco qua. Allora, abbiamo passato lo spray, vi ho fatto vedere come si passa, poi abbiamo pulito con la spazzola affinché venisse un bel lavoro in modo rotativo o circolare, chiamiamolo così. Poi l'abbiamo messo in lavatrice, ovviamente dentro una sacca, perché senza si potrebbe sporcare, o peggio, sì, lo sporco potrebbe andare ancora in giro e si può rovinare, oppure potrebbe rovinare o la lavatrice o la scarpa, in qualche modo si rovina sempre qualcosa. Dentro una sacca invece rimane compresso e di conseguenza siete a posto. Poi l'abbiamo lasciato asciugare per almeno 12 o 24 ore. Io l'ho lasciato a 24 ore per sicurezza, però dipende anche dal caldo che fa. Adesso che siamo a marzo, tutto questo caldo non lo fa tantissimo, quindi l'ho messo ancora al termo per circa 12 ore. Poi dopo aver fatto ciò ve le ho riportate, ho rimesso i lacci, la suola interna, ho ripulito con acetone le parti graffiate. Come potete vedere qui non ci sono più, ma prima si vedevano delle righe nere, grigie, come se avesse strisciato. Ora è tutto a posto, la scarpa è pronta per tornare dal proprietario. Spero che a questo commento qui ho dato la risposta, e a tutti voi e a tutte voi, perché molte ragazze adesso portano le TN ed è una cosa magnifica. Ragazze con le TN siete magnifiche. Se portate anche la tuta del Napoli o del Chelsea vi amo lo stesso, o del Paris Saint-Germain, però non parliamone. Boh, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento con qualsiasi paio che volete vedere pulito, o un restauro o una pulizia che volete vedere nel corso del tempo, degli anni o dell'avvenire. Condividete con amici, parenti o con chi caspita volete, o con chi ha queste TN. E qui è tutto, spero di tornare presto, anche perché tornerò presto. Io sono King, qui è King's Arts, e ci vediamo al prossimo video. Bella!